Ti senti bloccato con lo studio dell'italiano e non riesci a fare progressi? Non ti preoccupare, in questo video ti darò dei consigli molto utili per sbloccare il tuo italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio darti dei consigli davvero utili per fare progressi in italiano se ti senti bloccato e non sai come continuare. Qui su questo canale io faccio video di grammatica, vocabolario, cultura e a volte anche video di viaggi in giro per l'Italia. Quindi se ti interessano questi argomenti non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Benissimo, adesso iniziamo con il video di oggi e parliamo di questi 5 consigli. Il primo consiglio che voglio darti, e questo davvero continuerò a ripeterlo sempre, è l'esposizione alla lingua, l'esposizione costante. Quando noi stiamo imparando una nuova lingua è importantissimo essere esposti a questa lingua, perché se noi studiamo dai libri però poi effettivamente non ascoltiamo mai la lingua, non miglioreremo mai, perché non svilupperemo le nostre capacità di ascolto e quindi non riusciremo a capire quando gli italiani parlano, e se non riesci a capire quando gli italiani parlano non puoi parlare. Quindi come possiamo essere più esposti alla lingua? La cosa migliore sarebbe venire a vivere in Italia, però questo non è sempre possibile. Allora dobbiamo trovare altre strategie. Io sicuramente posso consigliarti di guardare film e serie TV. Questo ti aiuterà incredibilmente perché ti esporrà a un italiano autentico, vero. Chiaramente devi scegliere anche la serie TV o il film più adatto al tuo livello e ti consiglio anche di guardarli con i sottotitoli. Questo perché se puoi anche vedere scritto quello che le persone dicono, sarà anche più facile capire e soprattutto potrai essere anche più consapevole. Cioè puoi leggere magari delle parole che non conosci e capirle dal contesto, o anche magari individuare delle strutture grammaticali interessanti che se semplicemente stavi ascoltando non avresti notato. Ma sai qual è la migliore piattaforma in assoluto per guardare film e serie TV con i sottotitoli in italiano? Sto parlando di Lingopie, una piattaforma davvero fantastica per guardare contenuti in italiano con dei sottotitoli interattivi. Lingopie offre un vasto catalogo di film e serie TV in italiano e per ogni programma che decidi di guardare puoi attivare i sottotitoli nella tua lingua preferita o anche in tutte e due le lingue. Ma la cosa più bella è che i sottotitoli sono interattivi, quindi puoi letteralmente imparare e studiare divertendoti. Quindi puoi cliccare semplicemente su una parola per capire il significato e la cosa più bella è che poi questa parola viene aggiunta alla tua lista di parole. Così dopo puoi ripetere queste parole con dei giochi interattivi, come per esempio le flashcards, che sono davvero molto utili, oppure anche altri quiz per stimolare l'apprendimento e per memorizzare più facilmente le parole. E poi memorizzando comunque queste parole nei film o nelle serie TV in contesto sarà molto più facile ricordarle. Però sai qual è la cosa che mi piace di più in assoluto di Lingopie? È che adesso funziona anche con Netflix. Quindi se hai un abbonamento Netflix puoi guardare i migliori film italiani e le migliori serie TV italiane di Netflix con i sottotitoli interattivi di Lingopie. È una cosa fantastica, ci sono dei programmi super belli che tutti gli italiani hanno guardato. Quindi ottimo lavoro Lingopie, perché questa è una cosa bellissima. Ma il team di Lingopie è stato super gentile. Infatti se vi iscrivete con il mio link, allora avrete 7 giorni di prova gratuita e poi uno sconto incredibile su tutti gli abbonamenti. Quindi iscrivetevi a Lingopie, iniziate a guardare tanti nuovi programmi in italiano e fatemi sapere qual è il vostro preferito. Benissimo, adesso passiamo al secondo punto di oggi. Non sottovalutare la grammatica. Se ti senti bloccato nell'apprendimento dell'italiano,
probabilmente hai bisogno di migliorare la grammatica. Magari tu studi tanto ma non riesci a vedere i progressi. Questo perché forse hai bisogno di imparare meglio la grammatica. Sono molti gli studenti e a volte anche i professori che dicono che la grammatica non è così importante, che l'importante è parlare, comunicare. Sì, certo, ma la grammatica è fondamentale se vogliamo parlare correttamente, ma non solo correttamente, anche se vogliamo avere più flessibilità quando parliamo. Questo perché se noi impariamo meglio la grammatica e conosciamo più strutture grammaticali, possiamo davvero esprimere i nostri pensieri. Possiamo essere liberi di dire quello che vogliamo. Se abbiamo una grammatica limitata, non possiamo formare le frasi che vorremmo. E come possiamo migliorare la grammatica? Beh, prima di tutto ti consiglio i miei video su YouTube. Ne ho fatti più di 380, è incredibile, ci sono tantissimi video di grammatica. Quindi puoi andare sulla pagina principale del mio canale, scorri e puoi cliccare sulla lente di ingrandimento. Lì poi cerca l'argomento che vuoi studiare, per esempio preposizioni, e troverai tutti i video sulle preposizioni. Super facile, no? Ma se vuoi un'esperienza più completa e vuoi fare anche tanti esercizi, puoi anche dare un'occhiata ai miei corsi online. Infatti nei miei corsi online ci sono delle lezioni di grammatica molto approfondite con tanti esercizi. Puoi visitare il mio sito www.teacherstefano.com/corsi per sapere di più sui corsi disponibili in questo momento. Ma un'altra cosa che ti consiglio assolutamente per migliorare la grammatica è leggere e scrivere. Questo perché se tu leggi un libro hai più tempo per pensare e anche più tempo per pensare alla grammatica. Quindi se per esempio stai studiando la particella ne, che è molto comune in italiano e anche è un argomento che crea sempre un po' di difficoltà negli studenti, puoi, mentre leggi, analizzare tutte le frasi che contengono ne. Quindi se tu hai studiato che la particella ne serve per esprimere una quantità, puoi leggere la frase che ha ne nel libro e dire: ah, ok, in questo caso sto usando ne perché abbiamo una quantità. Quindi pensa alle regole grammaticali e capisci come vengono applicate nel libro che stai leggendo. Quindi leggere ti aiuterà a rafforzare le tue conoscenze grammaticali. Invece se scrivi puoi mettere in pratica quello che hai imparato. Quindi se per esempio stai studiando il passato prossimo, puoi provare a scrivere un testo su quello che hai fatto lo scorso weekend. Così puoi mettere in pratica tutte le cose che hai imparato sul passato prossimo. Quando fai questi esercizi un po' di volte, poi puoi anche iniziare a usare nella conversazione più facilmente questi argomenti. Adesso andiamo avanti al terzo consiglio di oggi, la ripetizione spaziata. Un altro motivo per cui spesso ci sentiamo bloccati quando studiamo una lingua è perché non abbiamo abbastanza vocabolario. Se non abbiamo la grammatica non possiamo mettere insieme le parole, ma se non abbiamo le parole non possiamo fare niente. Quindi il vocabolario è fondamentale, perché se tu non hai le parole per dire qualcosa, non puoi dire quella cosa. Però capisco che a volte imparare nuovo vocabolario può essere frustrante, perché tu magari hai imparato tante nuove parole, ma dopo una settimana, 2 settimane, non ne ricordi nemmeno una. Questo è perché non hai ancora provato la ripetizione spaziata. Questa tecnica è davvero rivoluzionaria e si basa su un concetto molto semplice. Tu impari una nuova parola e poi ripeti quella parola ogni giorno e la ripeterai fino a quando non sarà completamente memorizzata all'interno della tua testa. In realtà non è così semplice, cioè non è proprio ogni giorno. Mettiamo che tu impari una parola oggi, la ripeti domani, la ripeti dopodomani e poi tra 3 giorni non la ripeti più. Poi forse tra una settimana rivedi quella parola e verifichi se la ricordi. Questo è il funzionamento di molte app come per esempio Anki, Quizlet, che sfruttano un algoritmo complesso per farti memorizzare le parole. Quindi loro ti ripropongono una parola nel momento in cui quella sta decadendo, cioè
te la stai per dimenticare. E se ripeti quella parola nel momento in cui la stai dimenticando, sarà molto più facile ricordarla. È più difficile a spiegarsi che a farsi, però se usi una di quelle applicazioni sarà molto più facile memorizzare le parole. Se non vuoi usare applicazioni, puoi anche usare dei pezzi di carta. Per esempio, io qui ho una flashcard che ho scritto abbondante e poi dall'altra parte la traduzione in inglese, e ho messo anche un esempio. Per esempio, il piatto era abbondante, e ho scritto anche il plurale, abbondanti. Perché ho fatto questo? Prima di tutto ho aggiunto anche un esempio, il piatto era abbondante, perché questo mi permette di ricordare più facilmente la parola in contesto. Abbondante significa molto, una grande quantità, però se io ricordo soltanto questo, forse tra una settimana ho dimenticato il significato della parola. Se io invece associo alla parola abbondante un bel piatto di pasta grande, allora sarà più facile ricordare la parola. E quindi possiamo fare questo esercizio. Vedo la flashcard, vedo la parola abbondante e dico abbondante significa molto, una grande quantità, oppure posso anche dire la traduzione nella mia lingua. Poi giro e verifico, sì, significa questo. E ogni giorno faccio la stessa cosa con queste parole, fino a quando non le ricorderò per sempre. Quindi sfruttate la ripetizione spaziata, ma anche il contesto vi aiuterà a ricordare meglio le parole. E poi, o le fate di carta o le fate digitali, non importa, fate quello che preferite, ma fatelo, è davvero super importante. Ora parliamo del quarto consiglio: imparare la cultura. Perché questo? Perché se impariamo la cultura italiana, allora sbloccheremo il nostro processo di apprendimento. Chiaramente imparare la cultura del paese, della lingua che stiamo studiando, è importantissimo. Ma perché questo ti aiuterà anche con la lingua? Beh, ti aiuterà, diciamo, indirettamente per due motivi. Il primo motivo è che per imparare la cultura dovrai guardare dei contenuti sulla cultura italiana. Puoi guardare i miei video di cultura qui su YouTube, ho una playlist proprio su questo, o anche per esempio video di italiani per italiani. Inevitabilmente imparerai alcune cose culturali, ma la cosa più bella è che imparando la cultura italiana avrai molti più argomenti di conversazione con gli italiani. Quindi se poi parli con un italiano potrai magari dire quali sono le differenze culturali tra il tuo paese e l'Italia, perché conosci meglio la cultura italiana. Quindi imparare nuove cose di cultura ti aiuterà indirettamente a migliorare anche le tue abilità linguistiche. E per finire, il quinto punto, il più importante, e anche questo lo dirò per sempre: il modo migliore per imparare una lingua e migliorare in una lingua è parlare, parlare, parlare. Quindi cerca un professore nella tua città oppure online, cerca un partner linguistico, non importa, devi parlare, perché ricorda che la lingua è un'abilità, non è solo conoscenza. Quindi tu puoi studiare anche 5 ore al giorno ogni giorno, ma se non metti in pratica quello che stai studiando, non migliorerai mai. Quindi sì, guarda i miei video su YouTube, guarda film, serie TV, leggi, scrivi, usa le flashcards, va bene, ma poi tutto quello che stai facendo devi metterlo in pratica. Quindi parla, devi parlare, questo è molto importante. E lo so, forse puoi dire, ma io mi vergogno, ho paura di fare errori. Non importa, fare errori ti aiuterà tantissimo, ma se tu non parli o non provi a parlare, non puoi neanche fare errori. Quindi se non puoi fare errori, non puoi neanche migliorare, perché non puoi imparare dai tuoi errori. Quindi davvero, parlare è fondamentale. Non possiamo imparare una lingua senza parlarla. Benissimo, e tu che ne pensi di questi consigli? Ti sono piaciuti? Usi già alcune di queste tecniche o ne usi altre? Fammelo sapere nei commenti, abbiamo una conversazione su questo argomento. Se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo perché suggerisce a YouTube che il video è interessante e quindi poi YouTube
lo consiglia ad altri studenti e studentesse come te. Quindi metti mi piace, questo mi aiuta tantissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!